Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi, per la rubrica outdoor andiamo a vedere la mia nuovissima torcia. Prima un unboxing e poi le prove nel bosco. Via! Eccoci qui ragazzi, pronti all'unboxing di questa torcia True Night modello TN12 Pro Cool White. Ragazzi, hanno anche il Natural White, questa è Cool White. Finezze per intenditori ragazzi, vi dico la verità, io l'ho trovata veramente ottima, ovviamente non avendo provato il Natural White. Per me questa Cool White è veramente ottima come resa nel bosco. Ragazzi, prima torcia per me con la batteria intercambiabile, la solita, la classica 18650. Solitamente ho sempre avuto torce con la batteria inserita, ragazzi, batteria integrata, perché sono un maledettissimo pigro, quindi con la batteria integrata mi sembra di fare meno sbattimento. Però ovviamente qui la ricarica potete farla tranquillamente dalla torcia senza togliere la batteria. Quindi ragazzi è addirittura molto meglio, perché potete prendervi due batterie, le caricate tutte e due e andate tranquillamente con la batteria di riserva, cosa che nelle batterie integrate, nelle torce con batteria integrata, ovviamente non potete fare. Ragazzi, andiamo ad aprirla e vediamo il contenuto. Scatoletta di cartone ragazzi con il marchietto True Night, andiamo ad aprirla. Ok, scatolettina di cartone, abbiamo dentro la nostra bella torcetta che vediamo dopo ragazzi, gomma piuma, la pouch per portare in cintura la nostra torcetta, le istruzioni ragazzi, eccole qua, che sono inglese, tedesco, cinese e giapponese, che vediamo dopo. Ovviamente io la torcetta l'ho già usata ragazzi, l'ho già provata, questo è l'unboxing diciamo dopo l'uso. Abbiamo questo che era attaccato alla torcia, quando vi arriva vi dice che dovete avvitarlo, ovviamente la lasciano svitata per non far fare contatto alla batteria e quindi ragazzi non scaricarvi la vostra bella batteria. Quindi quando arriva dategli un giro, avvitatela ragazzi, come è scritto qua, vedete? No, questo è giapponese, è difficile, eccolo qua. Avvitate il tappone per farla funzionare. Perfetto, dentro abbiamo i sali col gel e il sacchettino con il laccettino e dei ricambi. Cavetto USB Type-C, eccola qui, che la vedete tranquillamente con quella del telefono. Io l'ho caricato con quello del telefono senza nemmeno usare la sua. Mettiamo là tutte le cosine, quindi il cavetto in dotazione USB l'avete visto. Lasciamo aperta la scatola così mano a mano butto dentro. Ok, qui dentro ragazzi, qui dentro abbiamo gli O-ring di ricambio che adesso vi faccio vedere senza perdere nulla. Ok, eccolo qua, il laccettino con anche il passante ragazzi per stringervelo al polso. Io sinceramente non l'ho messo, però ovviamente sapete che lo avete, potete metterlo al polso, stringerlo e andare ragazzi dove volete con la torcetta al polso senza aver paura di perderla o che vi cada. Poi abbiamo degli O-ring, adesso ve li faccio vedere. Vabbè, gli O-ring ragazzi posso anche non farveli vedere, dai, ve li faccio vedere da qua. O-ring in dotazione, ok, perché vi ricordo che la torcia è comunque certificata IPX8 fino a 2 metri di profondità, quindi in teoria ragazzi è praticamente a prova di immersione. Ecco qua il gatto che intanto Elwood mi mangia gli O-ring. Ok, è a prova di immersione ragazzi, non l'ho provata, sinceramente non mandava di buttare la torcia in un catino d'acqua per vedere se tenesse o meno. Quindi abbiamo gli O-ring, il tappino, che è quello che poi vi faccio vedere sulla torcia, secondo me è un punto negativo della torcia perché è troppo lungo, si incastra male, di riserva in caso lo perdiate per coprire la presa USB, e questo cosino qua in gomma che secondo me ragazzi serve da mettere tra la batteria e sul tappino del cap sulla molla per quando non la usate per diverso periodo, per non fargli fare contatto. Però è una deduzione mia ragazzi, penso che sia quello. Se qualcuno lo sa ragazzi, ripeto, è la prima torcia con batteria intercambiabile, le altre erano tutte con batteria integrata, quindi non mi sono mai posto il problema. Istruzioni ragazzi, le volete vedere in giapponese o in cinese? Perché di là abbiamo giapponese e cinese, eccolo qua. Eccolo qui ragazzi, di qua invece andiamo in quelle in inglese ragazzi, andiamo alle istruzioni in inglese, poi andiamo al buio e vi faccio vedere come funziona e alla fine della recensione
Vi metto anche il giro nel bosco che mi sono fatto più o meno, ragazzi, 1 ora e mezza, 2 ore, non mi ricordo, ragazzi, più o meno 1 ora e mezza, 2 ore. Ho fatto giro qua nei boschi della Brianza fino su alla zocca di Pirutit e ritorno, ragazzi. Allora, ragazzi, guardiamo prima di tutto l'uscita. Eccola qua, l'output. Quanto è potente la nostra torcia? La nostra torcia in funzione turbo, non capisco se ha fuoco, ragazzi, penso di sì. In funzione turbo arriva fino a 1900 lumens. Sinceramente, ragazzi, io l'ho provata, è come accendere un sole nel bosco, cioè in una situazione d'emergenza per accecare il nemico va benissimo, in una situazione d'emergenza anche, però è veramente potentissima, ragazzi. È una cosa che io, a parte avervela fatta vedere nel test, in tutta la mia passeggiata nel bosco, ragazzi, ho usato praticamente la potenza media, neanche la alta, perché già la alta, 1900 lumens, dura 7 minuti, ok? Poi scende, per quale motivo? Perché ovviamente scaldando scende di potenza, scende a 477 lumens e va avanti per 130 minuti, però la potenza massima, ragazzi, sono 7 minuti. Quindi vi consuma un mare di batteria, fate la luce, il sole artificiale nel bosco, ma alla fine già con una potenza media, ragazzi, si vede tranquillamente. Ragazzi, potenza alta di 550 lumens, 2 ore e mezza. Considerate che il mio giro è durato più o meno 2 ore, io l'ho tenuta tra alta, media, ho provato un po' tutto, i test che avete visto. Sono arrivato a casa ed era all'uscita del bosco, era ancora blu, ragazzi. L'ho ricaricata dopo il bosco e più o meno la carica è durata quanto una puntata del Tenente Colombo. Quindi 1 ora e un quarto, 1 ora e 10, ragazzi. Stavo vedendo, sì, il Tenente Colombo, ragazzi, che mi garba parecchio. Quindi dicevamo, alla potenza alta, ragazzi, che io chiamo super, chiamano in diversi modi, però poi comunque vi segno vi metto in sovraimpressione nel video che potenza sto usando. 500 lumen, 2 ore e mezza, ragazzi, fa veramente un pacco di luce, praticamente illuminavamo 200 metri di sentiero tranquillamente. Potenza media, che è quella che ho usato di più, 220 lumens, 9 ore di luce avete. La potenza bassa è un 50 lumen, sono 46 ore, ragazzi, è giusto quella che usate nella tenda per illuminarvi quando siete fermi. Per camminare è bassa, ragazzi, si vede poco. E poi c'è questa qua che è la Firefly, oppure la luce, la lucciolina, diciamo, che ragazzi, che è 0,5 lumen e vi dura 37 giorni. È una lucettina, secondo me, d'emergenza, tipo se vi allontanate dalla tenda, lasciate la torcia sulla tenda come con la lucciolina accesa e da lontano vedete dov'è la tenda. Però, ragazzi, è un tipo di applicazione che secondo me, ragazzi, va benissimo se avete 2 torce, perché se vi allontanate lasciando la torcia sulla tenda e non avete torce, andate al buio, oppure potete usarla giusto per leggere qualcosa se siete in tenda e state leggendo, ragazzi. Però fa veramente pochissima luce, comunque dopo lo vediamo. E poi c'è lo strobo per accecare la strega di Blair, ragazzi, con 560 lumen, che dura 4 ore e mezzo, ragazzi. Poi il resto ve lo leggete da soli se la prendete, eccolo qua, fatevi un bel fermo immagine e leggetevela da soli. Mettiamo via tutto. Allora, vediamo il sacchettino, no, lo vediamo dopo. Vediamo la nostra torcia che vi ho fatto aspettare abbastanza. Eccola qui, ragazzi. Togliamo questo che manda tutto fuori fuoco. Eccola qua, TrueNight TN12 Pro, ragazzi, bella, bella, realizzata in alluminio aeronautico. Io gli ho già messo la clip vi arriva separata se la volete mettere o meno. Infatti il bordo qua, come vedete, non è cilindrico, scusate, ma questi praticamente l'hanno fatto tipo bullone, in modo tale che se appoggiate la torcetta su una pendenza non vi rotola, perché si ferma su questi. Ovviamente se mettete la clip non rotolerà mai, clip che potete mettere sia in questo senso che in questo senso, quindi potete mettere la torcia in tasca un po' come vi pare e piace. Dietro abbiamo il tastone, ragazzi, che praticamente premendolo un pochino, però tutte le prove e i tasti li vediamo dopo, premendolo un pochino accendete
il vostro turbo, ragazzi, praticamente a intermittenza, solamente premendolo, oppure premendolo tutto con un bel click vi resta acceso. Comunque le vediamo dopo, ragazzi, tutte queste cose ve le faccio vedere al buio, così vediamo anche la luce. Intanto arrivano i cacciabombardieri, ragazzi. Qui abbiamo praticamente da dietro comandate solamente il turbo, qui invece abbiamo il tastino con LED, ragazzi, che serve appunto per da accendere e spegnere la torcia e aumentare e diminuire la potenza. Però ripeto, tutto questo lo vediamo dopo. Il LED, ragazzi, è molto utile perché lo avete acceso, quindi riuscite a vedere dove dovete schiacciare anche nel buio, perché ragazzi, quando siete nella notte, nel buio, ragazzi, e state usando la torcia nel bosco, ragazzi, fa veramente buio. Non so chi c'è mai stato di notte, però è veramente veramente buio, ragazzi. Tra l'altro tastino che poi vedete, adesso non lo vedete, ve lo faccio, però vedete, fa una leggera luce rossa, eccola lì. È un blocco, ha il blocco, quindi il tastino, anche se è sensibile, può essere messo in blocco, quindi in pausa la torcia non rischiate di accenderla accidentalmente. L'ottica è protetta ovviamente dalla ghiera dell'obiettivo, tra parentesi, dietro abbiamo il capo e anche il tasto dietro è protetto. Dentro ovviamente si svita, abbiamo la nostra bella batteria, eccola qua, batteria come vi dicevo prima, 18650, 3400 mAh, 3.6 volt, ragazzi, della casa, ovviamente, della True Night. La rimettiamo dentro e chiudiamo il nostro cap. Eccolo qua. Ragazzi, io mi sono trovato bene, vi dico la verità, mi sono trovato bene, ho fatto tutto il giro, abituato comunque alla frontale, perché io solitamente quando vado in giro ho la frontale. Mi sono trovato bene, l'ho trovata comoda in mano, ragazzi, non si sente neanche, viaggiate tranquillamente, funziona bene, un bel grip, e anche per quello che non ho messo il laccettino, la torcia sta veramente in mano bene. Tra l'altro, ragazzi, Elwood, che è passato prima, io da stupidotto l'ho lasciata sul tavolo così, è passato Elwood, l'ha fatta cadere secca sul pavimento dal tavolo, ho detto bene, è andata. In realtà altezza tavolo, ragazzi, abbiamo visto che l'anticaduta loro la danno a 1,5 m, praticamente 1,50 m, 1,5 m. A me è caduta dal tavolo, non ho voluto provare più in alto, però funziona ancora perfettamente, ragazzi, funziona perfettamente. Vi do anche due misure della torcia. La torcia la sua lunghezza sono 13.1 su un diametro di 2,5 cm, 2,7 cm più o meno, comunque è piccolina, ragazzi. Ecco, una cosa che non mi piace è questa patelletta, che è quella che copre l'USB, perché è leggermente lunga, ragazzi, non entra bene e soprattutto si leva facilmente. Non ha un bel incastro, secondo me. Intanto l'abbiamo accesa, spegniamola. Ok, non ha un bel incastro, ragazzi, secondo me poteva essere pensata meglio o con un pochino più di incastro. Ogni volta che la prendete in mano praticamente salta fuori, vedete? Non è l'idea, non è, insomma, ragazzi, è una parte della torcia che io avrei tranquillamente cambiato, però ripeto, penso che sia l'unico lato negativo di questa torcia, negativo tra virgolette, ovviamente. La torcia fa un mare di luce, l'abbiamo utilizzata per tutta la camminata, ragazzi, a potenza media e andava benissimo. Già la potenza alta, ragazzi, illumina veramente 200 metri di sentiero, a meno che non siate inseguiti, ragazzi, dagli indiani nel bosco quando vedete dove camminate senza guardare a 200 metri. Va benissimo, quindi diciamo che in una durata, ragazzi, per come la userei io nel bosco, 9 ore le fa tranquillamente. Dicevo prima, scusate, mi sono perso, l'indicatore qui, ragazzi, luminoso, è anche la funzione di indicarvi quanto è carica la torcia, perché l'indicatore quando è accesa è blu, vediamo se lo vedete, però lo vediamo dopo al buio, comunque vedete che diventa blu. Ok, quando diventa blu, ragazzi, avete praticamente la carica dal 100 al 21%. Quando diventa rosso l'avete dal 20 all'11%, quando inizia a lampeggiare rosso sono cavolacce amari, perché l'avete dal 10 all'1%. Ragazzi, adesso cosa facciamo? Andiamo
in una camera buia, perché qui ovviamente non posso farvi vedere il fascio di luce, e vi faccio vedere quanta luce fa questa torcia che, ripeto, mi ha soddisfatto. Quindi andiamo nella camera al buio, poi andiamo alle prove, ragazzi, in esterna, che nel giro nel bosco che abbiamo fatto, e conclusioni finali. Via! Eccoci qui, ragazzi, nella cameretta di mio figlio, che è stato momentaneamente esiliato, per farvi vedere al buio come funziona la torcia e le sue modalità. Sullo sfondo intanto vediamo l'F14 Tomcat con Maverick e Goose incorporati. Spegniamo la luce e andiamo a vedere come funziona la nostra TrueNight TN12 Pro. Ecco qua, luce spenta. Allora, ragazzi, ecco qua, si accende e si spegne con questo tastino, ok? Con questo tastino, con il LED che quando usate la torcia vi indica qua il livello della batteria. Se è blu, ragazzi, è molto carica, ovviamente se diventa rosso avete sotto il 20%, se inizia a lampeggiare avete sotto il 10%, ve l'ho detto prima. Nella fase di carica questo LED, ragazzi, invece vi segnala che state caricando la batteria quando la luce è rossa, che è diventa azzurra quando la batteria è completamente carica, diventa viola, ragazzi, se c'è qualche malfunzionamento nella carica, quindi magari avete il tappo leggermente allentato, gli date un giro, quindi viola, anomalia nella carica, state attenti, ragazzi, ok. Ragazzi, quindi dicevamo tastino che funziona tranquillamente, il tastino è molto sensibile, ma anche un blocco, e sono molto contento di questa cosa, dopo lo vediamo. La torcia si accende sempre nell'ultima modalità in cui l'avete spenta, quindi se ho spento a luce bassa, che è questa modalità bassa, si riaccenderà a modalità bassa. Tenendo premuto il tastino, ragazzi, andiamo da bassa, media, alta, ok? Modalità alta, ragazzi, ieri io l'ho utilizzata, fa un mare di luce, illumina 200 metri di sentiero. Io sinceramente ieri, ragazzi, ho usato la media, 220 lumens, andate tranquillamente per 9 ore, ragazzi, cioè andate tranquilli. Poi ok, volete usare quella forte, che è la modalità alta, usatela, ma qui avete comunque un'autonomia di 9 ore e illuminate tranquillamente dove camminate e avanti per almeno 50 metri, quindi siete proprio tranquillissimi, ragazzi. Quindi tenendo premuto il tastino, come vedete, media e alta, ok? Bassa, media e alta. Perfetto, ragazzi. Una cosa da dirvi è che, come vedete, guardate, andiamo in media, ok? Se siete in media e cliccate per aumentare pensando di andare in alta, no, riparte dal basso, guardate, bassa, media, alta. Ok? Ricordatevi anche questa cosa. Ovviamente spengo e se riaccendo si riaccenderà in alta, ragazzi, come vedete. Se clicco 2 volte velocemente, ok, accendo il turbo, ragazzi, siamo in turbo. Modalità, ragazzi, come avevo detto ieri, scalda tantissimo la torcia, dopo un minuto questo diventa veramente caldo, molto caldo, ragazzi, 1 minuto e mezzo diventa veramente caldissimo. Adesso infatti la spegniamo e la riaccendiamo, ok, mettiamola in media, eccola qua, quella che ho usato ieri. Quindi con 2 clic accendete il turbo all'istante, senza andare ad usare l'interruttore posteriore, quello tattico praticamente. Se invece premete 3 volte, 1, 2, 3, ok, così la spegnete, però se fate 1, 2, 3 veloci, ok, eccolo qua, andate in strobo, che spengo subito, perché, ragazzi, diventate ciechi, ok? E serve appunto per accecare, quindi mi raccomando, non fate gli stupidini di puntarlo negli occhi ai vostri amici, tenetelo per accecare i nemici, per segnalare, oppure per accecare le bestie feroci. Non puntatevelo negli occhi, mi raccomando, ma non devo dirvele io queste cose. Ragazzi, tasto dietro posteriore, che è ovviamente il turbo. Se clicco solamente senza andare a fare click, posso accendere e spegnere in questo modo, anche per segnalazioni, ok? Come vedete. Se invece faccio click, ovviamente resta accesa senza tenere la pressione. Ragazzi, turbo, ripeto, sole artificiale nel bosco, veramente qualcosa vi illumina. Danno 380 metri, il laghetto era 150-200 metri sull'altra sponda, ragazzi, sembrava illuminata a giorno proprio.
Quindi spegniamola col tasto posteriore e riaccendiamola in modalità media. Allora ragazzi, il tastino è abbastanza sensibile, ok? Quindi essendo sensibile, che ha un blocco, a me questa cosa l'ho gradita molto. Allora, la torcia spenta, schiaccio e tengo schiacciato il tastino con LED. Ok, si accende questa piccola lucetta, praticamente quella che avevo detto prima, la lucciolina. Ragazzi, potete leggere qualcosina, però, ripeto, magari leggete in tenda per non dare fastidio. È proprio una lucina piccola o come piccolo segnale da lasciare sulla tenda, però, ripeto, proprio piccola. Però, una volta accesa questa modalità, che adesso vi faccio rivedere, per accenderla tengo premuto, ok, e si accende, tengo premuto 1,5 secondi. Per mandare la torcia in blocco, quindi che il tasto non si accenda accidentalmente, da questa modalità e solo da questa modalità tengo schiacciato, la torcia si spegne e poi guardate, vedete? Fa una lucina rossa. Vi sta dicendo che la torcia è bloccata e quindi non potete accenderla e non si accenderà mai, nemmeno col tasto posteriore. Ok? Vedete? Aspetta che vi riaccendo la luce. Ok. Nemmeno con il tasto posteriore, vedete che non si accende? Ok, per riaccenderla e rispegniamo la luce basta ricliccare il tastino con LED e tenerlo schiacciato. Ok, vedete, riparte la modalità lucciola praticamente e poi da qui la torcia ricomincia a funzionare tranquillamente. Ragazzi, torcia a me è piaciuta, veramente una bella torcetta, un mare di luce. Questa è la modalità alta, secondo me è fin troppo, ragazzi, nel bosco. Con la modalità media ci andate proprio tranquilli. Accendiamo la luce, vi faccio vedere anche la custodia che non vi ho fatto vedere prima, ormai ve la faccio vedere qui. Eccola qui, ragazzi, piccola custodia, ci mettete dentro la vostra torcia con o senza clip come volete. Ragazzi, col velcro in cintura, passaggio cintura, qua avete il passaggio per farci passare la vostra cintura, qui avete l'anello se la volete attaccare a un moschettone, allo zaino, dove volete. Ragazzi, un bel prodottino, considerando anche il costo delle concorrenti, una torcetta di qualità che secondo me costa, ragazzi, veramente poco e va veramente bene, ragazzi. Non ne parlo io di che va bene, perché ovviamente io l'ho usata quello che l'ho usata, diciamo un paio di giorni, ho fatto la gita al bollettone e ho fatto l'uscita in notturna che vedete alla fine di questa parlata, ragazzi. Quindi ragazzi, io l'ho usata quello che l'ho usato, è andata bene, però ci sono amici che la usano da anni, anche da un paio d'anni, e mi dicono che si trovano benissimo. True Night, marchio di qualità, ragazzi. Quindi io, per quello che l'ho usata io, ve la consiglio, per quello che dicono gli amici di cui mi fido, tra cui alcuni operatori, ragazzi, secondo me è una torcetta che potete prendere tranquillamente. Adesso andiamo alle prove nel bosco e poi alle conclusioni finali. Via! Eccoci qui, ragazzi, a provare la nostra torcetta in notturna. Siamo al vecchio rimessaggio della Barca del Conte al laghetto della Mordina. Potenza minima della torcia, ragazzi, questa è la potenza minima. Poi abbiamo la potenza media e la potenza super. Come avete visto, ragazzi, luce da far veramente giorno. Rifacciamo: minima, media e super. Ragazzi, un fascio di luce veramente potentissimo, potentissimo. Avviciniamoci, andiamo a vedere un attimo, senza volare dentro ovviamente. Non lo gradirei, ragazzi, non lo gradirei per nulla. Ecco qua, questo è il vecchio approdo, ragazzi, o rimessaggio, chiamatelo come volete. Eccolo qua, ragazzi, un mare di luce, veramente un mare di luce. Andiamo proprio a far giorno, ragazzi, andiamo a far giorno dentro l'approdo del Conte. Come vedete si fa veramente giorno. Fascio di luce molto potente e molto diretto, Ok, ragazzi, addentriamoci un po' nel bosco e vediamo come va il resto. Intanto vado indietro così vi faccio vedere un attimo.
Ragazzi, illumina veramente a giorno. Adesso sto andando indietro senza guardare, va a finire che sbatto contro qualcosa, giusto per farvi capire quanto è buio. Così è buio, ragazzi. Andiamo avanti. Ragazzi, vi faccio vedere le 3 diverse intensità di luce: bassa, media, alta. Ragazzi, con la potenza alta praticamente illuminate a giorno 100 metri secchi di sentiero. Eccolo qua, ragazzi, questa invece è la modalità turbo. All'imbarcadero non ve l'ho fatta vedere perché sennò mi sarei accicato per riflesso. Ragazzi, è un cannone, fa luce a giorno. Sull'altra sponda saremo più o meno a 150 metri. Fa luce a giorno, ragazzi. Questa è la modalità turbo 1900 lumen, ragazzi. Eccoci sul sentiero, ragazzi, questa è la potenza massima della torcia, ovviamente senza considerare il turbo, Poi ve lo faccio vedere la differenza. Praticamente stiamo illuminando 200 metri, forse di più, di sentiero, ragazzi. Praticamente illuminati perfettamente. Secondo me, già con questa potenza massima, ragazzi, siete a giorno nel bosco. Se poi volete mettere il turbo, mettiamo il turbo e portiamo il sole nel bosco. Eccolo qua, il sole a mezzanotte, ragazzi. Qua fa veramente una luce impressionante, il sole nel bosco. Ragazzi, vi faccio vedere le 3 diverse intensità. Questa qua è la bassa, media e alta. Secondo me, per camminare sul sentiero come sto facendo io adesso, in una situazione di buio pesto, ripeto, buio pesto nel bosco di notte, ragazzi, chi non c'è mai stato è buio pesto, va benissimo anche la media. Andate tranquillamente con la media, ragazzi. Le piante che vedete saranno più o meno a una ventina di metri, sono perfettamente illuminate, girate tranquillamente, illuminando quello che vi serve con la potenza media, così risparmiate anche batteria. Poi ovviamente potete tranquillamente andare alla potenza alta. Ragazzi, torcetta che si mostra molto molto funzionale. Adesso facciamo il nostro giro nel bosco. Voglio fare tutto il giro, andare su alla Zocca di Pirutit e tornare giù. Vediamo quanto dura la torcia in potenza media e alta. Ovviamente il turbo non lo userò, ragazzi. Il turbo ve lo metto adesso. Cioè è veramente... sole nella notte, per adesso non ci serve, ragazzi. Torniamo alla nostra intensità media, bassa, media. Andiamo con la media. Stiamo uscendo dal bosco, eccoci qua, con la nostra bella torcia. Luce ancora azzurra, come potete vedere, quindi andiamo via tranquillamente. Abbiamo fatto un girettino di un'oretta e mezza, dai, con le prove un paio d'ore. Però la torcia, ragazzi, è andata strabene. Ovviamente non mi aspettavo niente di meno, tenuta a un'intensità media alta, ragazzi. Con qualche prova che abbiamo fatto, la torcia è ancora super carica, vedete, luce azzurra, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Andiamo a casa e ci facciamo la nostra bella parlatina con la torcia in primo piano. TrueNight TN12 Pro, ragazzi, torcia che è andata veramente bene nel bosco a potenza media, 220 lumen, 9 ore di autonomia. Si viaggia proprio tranquillamente, una bella luce, avete luce per 50-60 metri senza andare in modalità alta. Modalità alta, ragazzi, illuminate 200 metri di sentiero, non vi basta, mettete il turbo e, ragazzi, fate praticamente il sole artificiale nel bosco. Ragazzi, una torcia che, considerando il prezzo delle concorrenti, è una torcetta che secondo me vale veramente la pena provare. Ragazzi, dalla TrueNight TN12 Pro, dal pacchetto del tagliagole è tutto. Buona giornata e ciao!